bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi continuiamo con le apparizioni mariane. L'apparizione di oggi, in ordine cronologico, è la quinta apparizione nella storia dell'umanità. Questa apparizione pare sia accaduta a Mira. Mira esattamente apparse a Nicola, San Nicolò, per chi non lo conoscesse, un Nicola di Bari, poi divenuto, in quanto dopo la sua morte Venezia, la città di Venezia e la città di Bari, essendo Mira sotto scacco dei turchi, dei musulmani, si contesero le reliquie di San Nicola e furono prese poi dai baresi e portate e quindi tumulate alla città di Bari, dove ne divenne poi il patrono. Allora, nel 325 la Vergine Maria sarebbe apparsa 2 volte al metropolita, Nicola, prima della sua ordinazione sacerdotale e durante la celebrazione di una messa a conclusione del concilio di Nicea, per incoraggiarlo nel compimento della sua missione spirituale. Diciamo che della partecipazione di San Nicola al concilio, il primo concilio della Chiesa in cui nasce la Chiesa Cattolica Apostolica Romana a Nicea, non si è molto certi. Nella tradizione però si dice che lui partecipò, fu uno dei più ferventi assertori dell'ortodossia, che poi nacque in quel caso cattolica, tanto da schiaffeggiare Ario. Ario, un altro santo della Chiesa di allora, un altro capostipite dei cristiani di allora, perseguiva questa credenza oppure questa teoria che Gesù era sì figlio di Dio e parte di Dio, ma non era alla pari di Dio, era leggermente inferiore, non era nato da sempre insieme a Dio, ma fu concepito da Dio, fu creato da Dio durante o prima della creazione del mondo. Quindi invece, secondo San Nicola, questa trinità in cui c'è un vertice superiore e un vertice inferiore non andava bene e lo schiaffeggiò durante proprio il concilio di Nicea. Comunque fu imprigionato da Dario, fu liberato da Costantino, San Nicola. Non sappiamo molto di come avvennero le sue le apparizioni della Madonna, per cui vediamo un attimino, secondo le contemplazioni di Anna Caterina Emmerich, Santa Anna Caterina Emmerich, pia suora stigmatizzata, cosa vide lei appunto in queste sue contemplazioni spirituali. Visione sulla storia della concezione di Maria Santissima. Mentre dormivo fui trasportata in luoghi lontanissimi, in epoche diverse, dove ho veduto celebrare le solennità della concezione della Santa Vergine. Ad Efeso vidi la celebrazione di questa solennità nella casa della Madre di Dio. La casa mi apparve in forma di tempio e dietro vidi la seconda via della passione eretta di Maria. La prima via Crucis fu segnata a Gerusalemme dalle lacrime della Madonna sulle orme insanguinate di suo figlio. La terza poi a Roma. Molto tempo prima che si staccassero dalla Chiesa Cattolica vidi i greci che celebravano già la concezione di Maria. Mi apparve un santo, forse Sabas, il quale aveva veduto la Santa Vergine sul globo terrestre mentre schiacciava la testa del serpente. Da allora egli comprese che la Madre di Dio era stata concepita immacolata, cioè non toccata dall'alito del serpente, quindi senza peccato originale. Questa è una spiegazione molto chiara del perché si dice immacolata, non per la verginità fisica, ma per la verginità spirituale dell'anima, immacolata al pari, se vogliamo, di Dio o degli angeli, perché non aveva questo peccato che invece gli uomini hanno.
In questo contesto vidi anche una chiesa dei Greci e un vescovo che non voleva accettare la festa dell'Immacolata Concezione. Allora l'immagine dell'Immacolata si presentò loro attraversando il mare, entrò nella chiesa e si collocò sull'altare maggiore. Subito dopo quell'evento miracoloso la festa fu accettata e celebrata. Allo stesso posto dove era apparsa l'Immacolata Concezione fu appeso un dipinto meraviglioso di San Luca, raffigurante in grandezza naturale la Santa Vergine bianco vestita, con velo dello stesso colore, che corrispondeva all'abbigliamento effettivamente usato nella sua vita. Io credo che quel dipinto fosse un dono di Roma e sostituì in quella chiesa un altro di Maria Santissima a mezzo busto. In Inghilterra vidi introdurre e celebrare la festa dell'Immacolata Concezione fin dai tempi più antichi. Alla festa di San Nicolò ebbi una visione in cui un prete inglese che si trovava su un vascello in alto mare correva il serio pericolo di annegare nei marosi, mentre tutti i marinai invocavano soccorso alla Madre Divina. Vidi apparire nell'aria la figura del vescovo Nicolò di Mira, inviato dalla Madonna, che librandosi sulle onde agitate si avvicinò al vascello e offrì al prete inglese la salvezza, a condizione che introducesse in Inghilterra la celebrazione delle concezioni dell'Immacolata. Quando il prete domandò quali preghiere si dovessero elevare, il santo gli rispose le stesse che si usano in occasione del parto di Maria. Dopo che la festa fu istituita, si suppose che il sacerdote sul vascello in pericolo fosse stato un certo Anselmo. Ultima visione, vidi la solennità introdotta anche in Francia e San Bernardo opporsi con i suoi scritti perché la festa non era stata ufficializzata a Roma. Quindi questa è la quinta apparizione mariana della storia dell'umanità, anche se, come vi dicevo, si sa molto poco. Si sa appunto che apparve a Nicola Taumaturgo, o anche detto San Nicola di Bari o Nicolò di Mira, che appunto ebbe questo aiuto in quanto incontrò grosse difficoltà, anche se fu eletto a Mira come vescovo alla morte del vescovo precedente, come vescovo e come capo della chiesa a furor di popolo. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di questa quinta apparizione storica della Madonna, iscrivetevi al canale, mettete il like, venite a trovarmi anche sul secondo canale Il Pirata, dove in amicizia facciamo qualche discussione per conoscermi anche meglio come persona e non solo come divulgatore di NDE. Ci vediamo al più presto in un nuovo video. Ciao a tutti da Armando. Ciao!